Ciao a tutti, questo è il nono episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito siamo a Kyoto e oggi stiamo andando a Arashiyama. Dalla zona Gion, dove c'è il nostro appartamento, siamo andati alla stazione di Kyoto con l'autobus. Da lì abbiamo preso il treno. Prima andiamo alla stazione Umahori, da lì camminando per 10 minuti arriviamo a un'altra stazione di linea di trenino panoramico per turisti. Prendiamo questo trenino che viene chiamato il trenino Torokko e corre lungo fiume e si può vedere bei paesaggi di natura e ci porta a Arashiyama. Quando siamo arrivati alla stazione di Torokko Kameoka, stava per partire il trenino e dovevamo aspettare il prossimo, che partiva dopo un'ora. Mentre io mi informavo di Arashiyama, dove andare, dove mangiare e come passare il resto della giornata, mio marito ha trovato bei soggetti per disegnare. Mio marito è un disegnatore e durante il viaggio ha fatto un quaderno di disegni. È arrivato il trenino Torokko, saliamo. Bye bye Tanuki-chan! Come dicevo prima, questo trenino panoramico corre lungo fiume che si chiama Hozugawa. L'acqua è trasparente e vederla insieme gli alberi è stato bellissimo. Questi alberi sono di ciliegio e verso la fine marzo o l'inizio di aprile fioriranno pienamente e deve essere ancora più bella. Siamo quasi arrivati alla stazione di Torokko Arashiyama, che è vicinissima alla foresta di bambù. È un posto molto conosciuto per fare delle foto, infatti sempre affollato con i turisti, perché rappresenta una immagine del Giappone e la bellezza della natura. I blinked. Too long. Arashiyama è una zona fuori dal centro città del Kyoto e si può godere tanta natura. Abbiamo trovato anche giovani sposi che facevano le foto.
Qua siamo al tempio buddista che si chiama Tenryuji, è il più importante tempio di Arashiyama, classificato come il primo dei 5 grandi templi Zen di Kyoto e anche il tempio principale della scuola Zen Rinzai del buddismo giapponese. Tenryuji è stato fondato nel 1339 ed è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il suo giardino è considerato uno dei giardini zen più affascinanti e rilassanti di tutto il Giappone. All'interno della sala delle cerimonie del tempio si può visitare solo i giorni festivi e un periodo speciale. Ha un grande dipinto sul soffitto raffigurante un drago dorato avvolto tra le nuvole, da cui prende il nome l'intero tempio. Nell'area c'era un altro tempio, anche qua sul soffitto dell'interno dell'edificio abbiamo trovato il disegno di drago. Questa è la strada che abbiamo fatto da quando siamo scesi dal trenino Trocco. E siamo usciti sulla strada più affollata della Arashiyama, dove ci sono tanti ristoranti e i negozi. Questo negozio vendevano gli oggetti realizzati con il tessuto. C'erano delle portamonete e gli specchi con la faccia di bambola e degli animali. Questi erano portatutto, possono essere portatrucchi, portamoneta, portacarte. Erano coloratissimi come piacciono a me e mi sono pentita di non aver preso neanche una. Sulla questa strada c'è la stazione di Arashiyama di linea Keifuku. Mi ha stupito il colore del treno che era viola. Il colore viola è un colore raro che esiste nella natura e proprio per questo in periodo antico in Giappone per poter tingere un tessuto con colore viola era molto difficile. Se è possibile chiedeva un costo molto alto che solo persone nobili potevano permettersi di pagare per avere il loro kimono in viola. Ancora adesso viene considerato un colore nobile e elegante e per me il colore che dona a una città come Kyoto. C'era questa installazione con le numerose colonne trasparenti e dentro c'erano delle carte o dei tessuti con diversi disegni in diversi colori che ci ricordano quelli di kimono. Questo ponte bellissimo si chiama Togetsu-kyo. È un ponte di 155 metri costruito sul fiume Katsura che scorre tranquillo attraverso Saga Arashiyama. Il fiume Katsura viene conosciuto di più come fiume Ozu. La forma artistica del ponte incarna il senso estetico che è al centro della tradizione artistica giapponese ed è una location popolare per i film d'epoca e nelle notti d'estate vicino al ponte fanno la pesca con i cormorani viene praticata. Questi si chiamano jinrikisha, piccola vettura a 2 ruote trainata da un uomo. Dicono che è stato inventato nel 1867 ed era diffusa come mezzo di trasporto cittadino. Ora viene utilizzata per i turisti in alcuni posti.
si possono trovare anche in zona Asakusa a Tokyo. Invece queste sono le barche per i turisti. Un po' di acqua secondo me. Abbiamo deciso di pranzare in questo ristorante sul fiume che si chiama Kameyamaya. Non c'erano i posti subito e abbiamo aspettato circa 20 minuti fuori il ristorante. In Giappone si possono trovare molto spesso il distributore automatico di bevande e questo era il più bello distributore che abbiamo trovato durante il viaggio. Fortunatamente ci hanno fatto accomodare in una sala al piano di sopra dove potevamo godere non solo loro deliziosi piatti ma anche la veduta con il fiume. Abbiamo ordinato oden, birra e tempura udon. Sul piatto di oden misto c'erano rappadaikon, nervetti di matzo, coscia di polpo, cognac sarebbe un tipo di gelatina soda fatta con la farina di cognac, chikuha e satsuma-age che sono fatti con la pasta di pesce, l'uovo e atsuage che sarebbe il tofu fritto. È arrivato anche tempura udon. In Italia un piatto con gli udon è più conosciuto il saltato con la padella, invece in Giappone quasi sempre mangiamo con la zuppa calda. Adesso faccio bel suono come deve essere. La pastella fritta della tempura con il tempo ammorbidisce e aggiunge il sapore al brodo che è molto delicato dove si sentono dashi di alghe kombu e scaglie di tonnetti essiccati, molto probabilmente condito con mirin, salsa di soia e il sale. Ora siamo sazi e soddisfatti. Aggiungendo 10% dell'IVA, in tutto abbiamo speso circa 3.200 yen. Anche a Arashiyama abbiamo trovato tante persone in kimono noleggiato da un negozio. Siamo saliti sull'autobus per andare verso Akinkakuji. È famosissimo per il suo aspetto incredibilmente unico ed è bello e surreale anche per la sua storia drammatica. Questo tempio del Padiglione d'Oro, costruita nel 1397 come villa per lo shogun Ashikaga Yoshimitsu. Shogun era un titolo ereditario conferito ai dittatori politici e militari che governavano il Giappone. Nel 1950 il Padiglione d'Oro è stato incendiato da un monaco, un novizio di 22 anni che subito dopo ha tentato il suicidio, ma è sopravvissuto ed è stato condannato a 7 anni di prigione, ma ben presto è uscito grazie a una diagnosi di malattia mentale. Questa storia ho saputo tramite un libro scritto da Yukio Mishima intitolato Il Padiglione d'Oro, in giapponese Kinkakuji. La struttura è circondata da uno stagno chiamato Kyokochi, significa un stagno a specchio. Infatti possiamo ammirare anche Kinkakuji e la natura che circonda riflessi nello stagno. Questo è un disegno che ha fatto mio marito quando siamo tornati in un appartamento la sera, guardando le foto. Perché tanti templi e i santuari sono vietati a fermare per fare il sketch e anche aprire treppiede per fare delle foto, perché i visitatori sono veramente numerosi e possono creare un affollamento peggiore.
Dopo Kinkakuji abbiamo preso l'autobus per andare a Shijo Kawaramachi, che è una zona molto popolare e moderna. Ma appena entriamo in una stradina, subito possiamo trovare l'atmosfera di classico Kyoto. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto questo video sul Kyoto, cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale Gioia in Cucina se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Ci vediamo presto al prossimo video sempre sul Kyoto. Ciao a tutti!